Perfetto, Barbara, abbiamo iniziato. Bentornata, ciao Barbara. Buonasera a te. Più che abituata a fare sessioni, ehm, nel passato ci conoscevamo e oggi facciamoci un po' un viaggio. Vediamo poi se pubblicheremo qualcosa, una parte, tutto, vediamo, insomma, tanto registriamo. Hai bisogno che conti da 5 a 1? Sì. Sì, Anche da 10? come preferisci. Da 10. La vibrazione è importante, la voce è importante. Concentrati sulla mia voce, che ora conta da 10 a 1 e quando dirò 1 sarai alla causa esoterica di questo incontro. 10, 9, 8, sempre più giù, 7, 6, 5, 4, 3, C'è un'entità, Lucio. 2, 1. Tu non lo sai, ma volevo provare a fare un'indagine. Mm? Mhm. Vuoi? Sì, Ah, ti ho accennato che probabilmente avremmo fatto un'indagine pochi minuti fa, ma non ti ho accennato su che cosa. Vabbè. Crans Montana, la strage di Capodanno in Svizzera. Dovrebbe essere la Svizzera tedesca, ma non sono sicuro. Svariati morti, svariate letture esoteriche già in essere. Vai, Barbara, a quei momenti. Al primo fuoco che esce, abbiamo visto tutti da delle fontane, dei fuochi d'artificio messi sopra delle bottiglie, credo, di champagne. lo visualizzo. Sento un'energia e delle vibrazioni molto basse. Sento costruzioni mentali, sento un progetto. Non sento che sia stato un evento casuale. Sento l'organizzazione, sento la volontà di far succedere una tragedia. Mhm, Sento la presenza per lo più di energie di giovani, di ragazzi. mhm. Sento che è stata una volontà quel luogo e quella situazione proprio per catturare energie giovani, per intrappolare, mi viene da dire, ehm, parte dell'essenza di questi ragazzi. Chi è il mandante umano? Non è uno solo, non è unico, vedo tre figure. Le visualizzo sotto forma di nazioni e la prima che vedo è l'America, la seconda sento la Russia e la terza mi arriva il Giappone. È stata una volontà non unica, è stato un patto. Sento sperimentazioni a livello energetico, come se fossero stati capaci di intrappolare questa energia che adesso è in loro possesso e possono manipolarla. Sacrificio, Sì, come tanti sono già stati fatti. sì. Nuovo anno. Perché il 2026 si apre in questo modo? Perché è un emblema, ho i brividi, è un messaggio
che è stato voluto dare, che hanno voluto dare proprio come segnale del nuovo anno per dirci che questi 365 giorni saranno costellati di sacrifici. È un avvertimento per il genere umano affinché si prepari ad un anno pieno di ostacoli, mi viene da dire di illusioni, di sacrifici e di sperimentazioni. Quindi apre uno scenario su un anno ricco di imprevisti, di colpi di scena, improvvisi, non, come dire, rinomati, non presagiti, ecco, colpi di scena improvvisi che non ci aspettiamo dalla sera alla mattina di punto in bianco. In realtà ha un certo potere, conosce perfettamente queste date, le utilizza, è molto fedele alla numerologia, sanno perfettamente tutti come e quando verranno realizzati questi sacrifici, diciamo. Sì, mi arriva come numerologia la somma dell'anno 2026, che è 6 più 2 più 2, che è un 10, e 1 più 0 è 1. Quindi l'unità inteso come un'unica persona che manovra l'intera umanità. Chi è? Io vedo che è una figura che non è mai uscita sui riflettori, Mhm. mai. Non è neanche una persona che, nonostante il denaro che ha, viene a conti correnti intestati, bancari o altro, cioè è proprio una persona che potrebbe essere la più umile che incontri per strada, che vive una normalità che non gli appartiene, praticamente voluta. Come si E, chiama? mm, allora, vedo due lettere puntate che sono una J puntata, una M puntata e il nome mi esce Crawford, Crawford. Sento che ha un grande potere, ehm, è riduttivo dire politico, perché non è in grado di manipolare solo la politica, è in grado di manipolare tutti i vertici del potere. È come se venisse da uno stampo familiare molto antico. Mi arriva la parola ebreo, uno stampo familiare molto antico. ehm, Dietro di lui c'è sì un'intera famiglia ma non sterminata. Le punte diamante, ecco, mi ritorna questo termine di questa famiglia, sono quattro, tutte sullo stesso stile di vita, ma è come se questa figura che io vedo è la più determinante dal punto di vista dello scenario mondiale. Chi è? Eh, Perdonami, non la Sì. vedo vivere sulla superficie terrestre. È come se lui vivesse al di sotto della terra, in stretta concomitanza a una sua casa, un suo bunker, come dire, attraverso il quale può collegarsi con ogni punto della terra. Attraverso una rete di canali, di strade sotterranee, conosce perfettamente le basi militari che ci sono sotto la superficie terrestre, come se avesse la pianta di tutto questo e lo manovrasse dall'interno. Va bene, il 21 dicembre 2025, quindi qualche giorno fa, a Domenica Inn, il duo dei cantanti che corrisponde a Ricchi e Poveri inciampa e tutte e due cadono, prima l'uomo, poi la donna, e si fanno anche abbastanza male. Secondo una mia amica, una sua analisi, non so se posso dire il nome, quindi non lo dico, ma lei lo sa, vedendo queste indagini lo capirà,
cadono i ricchi e cadono i poveri. E quindi questo incidente di Capodanno è la caduta dei ricchi, tanto i poveri cadono sempre, no? Quindi la grande novità del 2026 è la caduta dei ricchi. E secondo qualche altro analizzatore e così, divulgatore di informazioni, diciamo, non certe, non scientifiche, ma anzi esoteriche, e io lo nomino anche se non lo conosco di persona, il proprietario, il creatore del canale Nuova Realtà, Rob, trattasi del passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario. Era dei pesci, era dell'acquario, era dei pesci che inizia nel 1975, mia data di nascita, e finisce nel 2025 con la fine dell'anno. Quindi con il 2026 lui sostiene più propriamente il 21 marzo, quindi seguendo il ciclo del Sole, inizierà nel vero senso della parola l'era dell'acquario. Cosa vedi davanti a queste parole, diciamo? Allora, la prima visualizzazione che ho rispetto alla caduta dei ricchi e poveri è che c'è un messaggio subliminale molto chiaro che riguarda la sfera economica, l'era della moneta digitale, diciamo un'informazione che riguarda la finanza in senso stretto. Faranno in modo che cadano le barriere tra i ricchi e i poveri e che tutti diventiamo identici, perché vi sarà un avvenimento, mi viene da dire ancora una caduta delle finanze, nel senso che non tutti più avremo questa differenza di livello, questa differenza economica, verremo messi tutti allo stesso livello, come se la quantità di denaro che possiedo io, tu o un'altra persona verrà praticamente vanificata, come se non esistesse più il denaro, come se non avessimo accesso più al denaro e quindi non vi sarà più una differenza tra chi è ricco, chi è povero, perché tutti saremo assoggettati ad una nuova regola che ci vedrà tutti uguali. Quando? Non credo passerà molto tempo, si inizierà a vociferare di questa situazione intorno a maggio e per settembre e ottobre accadrà qualcosa in merito a questo. Ok. Ehm, Vabbè, qua ci sono poi le numerologie, 47 morti, l'11 sono le corna sono Moloch, bah, insomma, comunque se sempre le stesse cose, Moloch non vuole l'arrivo dell'era dell'Acquario, in realtà l'era dell'Acquario arriva perché così è stato deciso dai creatori, che siamo noi. Sono le anime, tutte le anime sono quelle che hanno creato nel bene e nel male tutto. Hanno creato il basso astrale, hanno creato la Matrix, hanno creato il dentro, il fuori, hanno creato tutto, hanno fatto il gioco. Giusto, sbagliato, quello che sia. Gioco con codici, mica codici, numeri, emoji, o qualunque altra questione. Ehm, È stato analizzato è analizzata la presenza di un bianco e di un nero vicino al Constellation, il bar dove è avvenuto questo sacrificio. E il bianco è il wild horn, quindi il corno selvaggio o libero, secondo alcune interpretazioni, e il nero è il Schwarzhorn, quindi il corno nero in tedesco. In mezzo c'è il Constellation. Vedi qualcosa di cornuto? Vedo, così come me ne parlavi, vedo formarsi una figura animalesca,
Vedo le stelle, il firmamento, quindi vedo il cielo e vedo crearsi come un segno dello zodiaco Quale? che ha le corna appuntite che però riversano su se stesse. Si forma il viso adesso, è proprio un ariete. Vedo il segno dell'ariete adesso che si completa davanti a me. Ovvero? Vedo uh, il viso dell'ariete, solo il viso senza il corpo, ed è diviso in due parti. Una parte è come se fosse materiale, nel senso che mi dà il senso della materialità. Ehm, è densa, è piena, è pesante ed è la parte sinistra. La parte destra è come se fosse traslucente, come se fosse invece attraversata dall'energia, come se non avesse confini specifici. E nel mezzo di questa separazione vedo una linea nera che separa le due mezze facce di questo ariete, che è tutta trascritta in ebraico. Vedo una scrittura nel mezzo che unisce queste due densità e questa scrittura mi arriva l'informazione che è in ebraico. E che significa? Vediamo. La dualità dell'essere umano verrà superata in questa nuova era. Si creerà una nuova densità. Non esisterà più divisione tra corpo ed energia e l'essere umano verrà nuovamente trasformato e la sua corporeità sarà evanescente, potrà fluttuare da una dimensione all'altra. Si apre l'era nella quale l'essere umano potrà bypassare le linee temporali, si renderà conto che potrà farlo e potrà sgusciare via e switchare da una dimensione all'altra, da una vita all'altra, da una realtà all'altra. Il potenziale è dentro se stesso, potrà usarlo in una maniera positiva aiutando la sua evoluzione o negativa involvendo dentro se stesso. Quando avverrà tutto ciò? Tutto ciò è già in essere, tutto ciò si sta già concretizzando. Da questo nuovo anno sarà possibile, più ci incanaliamo all'interno dell'annualità, constatare su se stessi questa nuova predisposizione, questa nuova era trasmuterà l'essere umano verso una nuova concezione di sé. Questa è una volontà creata proprio dall'essere umano. È il suo modo di contrastare la Matrix, di dare un messaggio forte e chiaro a coloro che l'hanno concepita, stabilendo la propria supremazia. Mi arriva come l'informazione di un uomo consapevole, di una popolazione umana che si sta dirigendo sempre più verso la consapevolezza e sfida quasi ehm, i limiti e le condizioni che detta la Matrix, quindi che assume una nuova predisposizione, una nuova concezione di sé per combattere contro
linee prestabilite di potere. Sì, però la Matrix non è il male, è una nostra creazione, una nostra Certo, palestra, quindi per superare i propri limiti. quella in cui noi ci muoviamo per fare delle esperienze. L'abbiamo voluta noi e l'abbiamo voluta noi esattamente così come è, è. Probabilmente l'essere umano vuole dare il messaggio che ha concepito, ha capito i limiti che lui stesso ha creato e l'incastro in cui lui stesso si è messo e quindi vuole ristabilire l'ordine delle cose, modificando questa realtà. Quindi dicendo io ti ho costruita, io adesso cambio le tue regole. Questa è l'era dell'acquario, quindi. Sono, vedo questa informazione, sì, mi sento di dirti di sì. Ehm, sai chi è Moloch, Barbara? Sì, C'è presente in questo discorso, mentre lo, fai questo discorso? lo vedo spettatore, lontano, non vicino, ma lo vedo come spettatore, ascolta. E al Constellazione era presente? Sì, 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 lo vedo. Va bene. Allora, non si capisce quanti siano i morti. Quelli che siano, Barbara, chiamali come disincarnati. Li sento urlare, Lucio. Sento che si avvicinano a me, urlano e dicono che continuano a bruciare perché è stata rubata loro una parte della loro energia e non riescono a stare senza, come se bruciassero in assenza di quelle parti. Bene, vicca tutti, a ognuno. Vibrazione, informazione, consapevolezza. L'esistenza stessa è un gioco, questo sacrificio è un gioco. Tutto questo è stato deciso da loro dall'inizio. Poche balle. Li vedo Port- tutti davanti a me seri adesso. Portiamo le giuste cose nel loro giusto posto. Sì, sicuramente un dramma. Sì, 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 sì. L'hanno voluto loro, l'hanno deciso loro. Non è un subire un'interferenza, un moloco o altro. Quanti sono? Quanti ne vedi? Per ora ne vedo 17. Sento però che non sono arrivati tutti. Chiamali tutti. Si è parlato di 47, di Mm. 45, si è parlato di un certo numero. Sento che è stato sovrastimato questo numero. Non lo sento reale, almeno qui in energetico. Ne arrivano altri 20. Quanti del totale che siano sono legati a famiglie 23. connesse alla massoneria? 23. 23 su 37. Sì, Ok, e le famiglie di questi 23 lo sapevano o l'hanno capito quando è avvenuto il fatto? mi viene da dire che le famiglie di alcuni sapevano che sarebbe successo qualcosa ancor prima che questo accadesse. Al figlio o figlia? Ai presenti in generale, non nello specifico al proprio figlio o alla propria figlia. Sento che erano stati informati che sarebbe accaduto qualcosa, non di... non s- All'elite, ai sì, figli dell'elite. esatto, non di bello, di brutto, l'incendio piuttosto che un'altra cosa. Erano stati informati che era una data e un luogo nel quale sarebbe avvenuto sarebbe accaduto qualcosa di positivo o di negativo, bello, brutto, o quant'altro, non avevano le specifiche, ma lo sapevano, erano stati informati. Una data o anche un luogo? Data e luogo, sì, sì, entrambe le cose.
e avevano possibilità di modificare. ma loro hanno partecipato a questo piano, nel senso non hanno ideato loro cosa sarebbe accaduto, ma fanno parte di quella branca, hanno, come dire, aderito ad un modus, ad una setta, quindi in automatico è come se avessero dato il loro assenso a questa creazione. E adesso cosa pensa? Alcuni sono pentiti e scioccati, altri non li vedo così provati, come a dire è giusto così. Gran parte di queste vittime sono minorenni, pancia piena per Moloch. Sì, Mm. energia vitale eccezionale, forza vitale eccezionale, molti sportivi, quindi ha fatto veramente un ricco bottino. Bene, quelli che siano, diciamo, 37, no? Mhm. Ora cosa sono? Disincarnati, illusi, di quanto è successo, quindi sotto, dentro il sacco di Moloch. Mm? Sì, sì, sì. Però hanno la Vic. Hanno sempre quella e tu gliel'hai fornita prima. Sento che loro la stanno, mi viene da dire, analizzando e metabolizzando. Quindi la accettano tutti, Benissimo. nessuno escluso. Benissimo, tutti in fila quindi. Tutti in fila e l'ultimo è Moloch. Mhm. Alla nostra sinistra apriamo il portale aureo. Tu non sai cos'è, vero, Barbara? Te l'ho Sì, raccontato. sì, raccontamelo comunque adesso, però sì, Visualizzalo, un portale aureo d'oro, lo molti lo vedo. vedono d'oro, dove in un modo o nell'altro tutti o quasi i disincarnati vanno dopo un certo tempo, un minimo medio di 9 mesi circa, un massimo anche di anni, anni, anni. I famosi fantasmi del castello, insomma, sono ancora lì, persi Mhm, nella nostra dimensione, a cavallo tra due dimensioni, senza aver capito una serie di cose che si capiscono molto velocemente con le informazioni, con l'acquisizione di una VIC e in molti altri modi. Comunque c'è sempre un percorso e un processo da realizzare. L'elemento principale è che loro si sono prestati ad essere oggetto di un sacrificio per finire nelle mani di un'entità virtuale inesistente, olografica, che è il cattivo dell'inferno, diciamo, del secondo universo inferno, ovvero Moloch. Il signor Minotauro, il signor Toro con le corna, quindi tutte quelle corna che fanno quelli del mondo dello spettacolo nei video musicali e chi più ne ha più ne metta, ad Halloween tutte luminose rosse sulla testa dei ragazzini e delle ragazzine, dei bambini e delle bambine, ecco, questo Moloch non esiste. Loro si sono prestati, possono rispettare i tempi in cui lo vanno a pascere, cioè a nutrire, possono cambiare questi tempi e ridurli a un istante, cioè questo che è appena passato, iniziando, sottraendosi adesso ed iniziando un processo di consapevolezza che li porta accelerati in un tempo più breve verso la direzione in cui andiamo tutti, il portale aureo, dentro il quale si capisce che non siamo uomini, non siamo maschi, non siamo femmine, non siamo stati madri, padri, figli, figlie e così via, siamo essenze e da lì possiamo andare da tante parti, reincarnarci o tornare alla sorgente nei casi più consapevoli. tutti hanno ascoltato la tua spiegazione e molti decidono di sottrarsi al sacrificio, quindi di avvicinarsi al portale aureo.
Facciamo una cosa, Barbara, vacci se vuoi dentro, vai a vedere com'è. Vedo un'enorme luce, sento profumo e musica, sento calore e mi sento leggerissima. Mi sento Guard- come una scheggia. guardati le mani, Non ce le ho le mani. guardati da fuori. Ok. Mi mette allegria, sto bene qui. Hanno importanza le tue questioni terrene? Nulla. Mi sento la mente vuota. Mi sento svuotata dal peso. Cerca i confini di questo posto. Ma è come se allargando l'energia, non posso dire le mani, ma estendendo l'energia per trovare i confini, trovassi sempre me stessa, trovassi il tutto dentro me. C'è qualcuno dei tuoi cari qui dentro? Sì, sì, li riconosco. Riconosco tre figure qui mie che mi appartengono, Come le vedi? Come le trovi? come se non le avessi mai lasciate. Trovo la loro energia familiare, non vedo la fisicità, ecco, non riesco a vedere la loro fisicità, vedo le energie, le riconosco, ecco. Siete in quattro con te. Sì, Come sì. vi sistemate come energie? Cosa fate? Ci mettiamo tutte insieme e formiamo un circolo, diciamo come se ci abbracciassimo, ecco, Mhm. e, e ruotiamo intorno, giriamo come in un girotondo, prima in un verso e poi in un l'altro, e questo accentua la nostra energia, come se facessimo gruppo, facessimo... Quadra. esatto, esatto. È una bellissima sensazione e sento le mie capacità, la mia energia quadruplicarsi, come se fosse la mia più la somma delle altre. È un potenziamento enorme. I 37 ragazzi vedono questa situazione. Sì, Attraverso il portale la vedono. la vedono, sì. Ok. Qualcuno riesce a entrare. Tre. Possono Una tornare indietro ragazza, se vogliono, eh? ok, una ragazza che poi perde la sua sessualità quando entra, ma dall'esterno vedo che è una ragazza e due ragazzi. No, Vogliono non tor- tornano. No, No? no, no, no. No? Vogliono rimandare ai loro amici, coetanei, o compari di sventura questo messaggio? Sì, 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 Quale? che possono abbandonare ogni pesantezza e ogni invenzione entrando nel portale, diventando leggeri, liberi e ritrovando se stessi nell'unica realtà che esiste. Entrano con questo messaggio altri cinque. Ci sono dei tempi, eh. Se è troppo presto possono anche tornare indietro e cercare di capire una serie di cose, anche se questi sono casi limite. La morte per ecco, Esatto. violenza, no? Con la morte inaspettata ha delle regole un po' differenti. Io sento che entrano e non tornano indietro. Quindi 5 più 3 8. Sì. Quindi dei 37 presumibilmente 29 sono rimasti là. Qua- Vicini, vicini, molti vicini ancora al portale, cioè attratti, come dire, altri lontani, però molti vicini. Quanti fanno fede all'antico patto, quello di rimanere nel sacco di Moloch, come era stato Otto, stabilito da loro? otto, otto, vedo il numero. Ok, se nei prossimi giorni qualcuno dovesse aggiungersi, ci sono tanti feriti, che succede?
Sento che queste informazioni resteranno lì pronte anche per loro, quindi che se dovessero aggiungersi altre persone, loro potranno prendere, come se questa visualizzazione, questa informazione restasse lì per loro, quindi potranno prenderla e decidere cosa fare, perché non esiste tempo. Va bene, formalizziamola questa struttura, creiamo un ad eternum attaccato a Moloch. Il Moloch di questo evento, ce ne sono infiniti ovviamente, di questo evento, quando e se dovessero aggiungersi delle vittime, esse vedranno Moloch con questo ad eternum, boh, non so, attaccato sopra la testa, sulla schiena, sotto i piedi, come lo vedi? Nel petto. Nel petto. Quella ad eternum emana un'informazione, un'energia, uno stato delle cose. Vi abbiamo scoperti, acceleriamo un pochettino l'era dell'acquario, il gioco è anche abbastanza finito, è abbastanza stufo, è abbastanza noioso ed è tutto riconducibile all'informazione che porta alla consapevolezza mediante la vibrazione. Sigillato. Barbara, cosa vedi riguardo questo evento ulteriormente? Sento che per quanto doloroso ed impattante, questa energia e questa vibrazione molto pesanti si dirameranno, nel senso che costelleranno, diverranno, ecco, cristallizzazioni nella nostra esistenza, andranno ad alimentare le vibrazioni della terra, però allo stesso tempo sento che un'energia positiva rifiorisce da questo avvenimento, come se tra tanto dolore e tanta pena, tanta sofferenza, nasca una nota positiva che spingerà ancor più la consapevolezza dell'essere umano verso la rinascita, verso la creazione di un'onda d'urto positiva che possa in qualche maniera ehm, attenuare il dolore creato e vada a mitigare questa scia di sofferenza. Quindi vedo in tanto dolore crescere una consapevolezza. Vai al 21 marzo 2026. Mm. Vedo tanta luce, sento vento caldo, ehm, vibrazioni alte, ehm, sento una energia molto forte, come un uragano non distruttivo, un uragano di informazioni, un uragano di coscienze, di consapevolezza muoversi sulla terra, creare un nuovo cielo, ecco, come se non vedessi più il cielo così come lo vediamo, tra l'altro inquinato, interferito, ma vedessi un cielo di anime consapevoli. È una bellissima visualizzazione. Sento che cambiano le vibrazioni della terra, come un calore, ehm, un'ondata positiva inondare il pianeta Terra e arrivare fin su ai suoi confini e uscirne anche fuori. Vedo una grande potenza, mite ma grande potenza.
Bene, ma io resto dell'idea che ogni grande cambiamento è solo ed esclusivamente personale. Non ci sono salvacondotti, non ci sono salvavita per tutti. Io credo personalmente solo parzialmente nelle varie ere, tra cui quella dell'acquario, per carità ci sono, ma, ehm, ma soltanto un percorso personale di crescita personale, spirituale, nell'ambito della consapevolezza, porta a un grande e profondo cambiamento. Concordo. Chi alza le mani a queste parole chiama tutti quelli che vogliono partecipare a questa indagine. Io lo chiamo il cinema, no? Un posto Mhm. dove ci sono tante sedie, dove accorrono i vivi. Ci sono tantissime mani alzate. Faccio difficoltà a vedere chi non le ha alzate. Scegli una di queste mani, molto probabilmente un o una cliente di questi anni che ha fatto un buon percorso. Vediamo chi si presenta. Vedo una donna, il nome è Ilaria, ha i capelli scuri fisicamente sulla terra, Mhm. castani, un po' mossi sotto le spalle, quindi lunghi, asciutta in viso e dice di conoscerti. Prima di questa indagine, senza saperlo, mi ha scritto Cristina, diciamo ovviamente il cognome, mandandomi un link di un video relativo a Crans Montana. Lei la vedi? Sì, è tra queste figure, tra queste mani alzate. Cosa fa? Come la vedi? Lei si sbraccia, adesso che tu l'hai chiamata, lei agita la mano per dire sono qui, per mettere l'attenzione su se stessa. Sento un'energia buona, sento che è una persona molto attenta, molto critica, che lavora, che vuole lavorare molto e bene su se stessa. Quindi ha molta volontà di consapevolizzarsi, ecco, di scoprire, di capire. Va bene, come ti senti, Barbara? Bene, dopo che sono stata nel portale aureo, me la godo. Cosa vuoi fare adesso? Beh, mi viene da dire che vorrei che queste informazioni fossero divulgate, diventassero la portata di tutti, Mhm. perché questo mi farebbe sentire bene. Va bene, chiudo con la registrazione allora se vuoi. Va bene.